Avanzi di pandoro o di panettone in giro per casa? Oggi condivido con voi un modo semplice per riciclare questo dolce. Allora, per prima cosa andremo a tagliare in questo senso il pandoro. E passiamo sopra con un mattarello. Delicatamente andremo a togliere la crosta sotto, così. Ora non vi resta che scegliere come farcire. Io vado a usare della crema di nocciole e della crema buffata in casa. Guardate che meraviglia, che trovate la ricetta qua nel canale se volete vederla. Un bel cucchiaio abbondante e spalmiamo bene. Distribuiamo bene bene. Aggiungo un po' di noci, arrotoliamo così, stringiamo bene bene e questo va in frigorifero per una mezz'oretta. Facciamo la stessa cosa anche con quello con la crema di nocciole. Io ho scaldato un pochino la crema di nocciole al microonde perché fa troppo freddo e si indurisce, così almeno ritorna bella fluida ed è più facile da spalmare. La cosa più difficile di questa ricetta sapete qual è, ragazzi? Resistere e non mangiare la fetta così com'è. Ecco qua, dopo il riposo di mezz'ora in frigo oppure di 5-10 minuti in freezer, andiamo a tagliarli. Rimuoviamo l'estremità in questo modo. Ovviamente questo non va buttato, ragazzi, mangiatelo. E ora non ci resta che tagliare. Prendiamo le girelle, le immergiamo per metà nel cioccolato, così, e le facciamo asciugare a testa in su, in questo modo. Un'altra cosa che potete fare è quella di immergere la girellina di pandoro nel cioccolato fondente e poi, se vi piace, passarla nel cocco grattugiato oppure in una granella di frutta secca, nocciole, pistacchio, quello che preferite, insomma. Ora le trasferisco in frigorifero pochi minuti giusto per far indurire il cioccolato. Le girelle sono pronte e ora mi tocca questo sacrificio. Ora vediamo un altro modo. Tagliamolo a fette sempre. Questo è veramente ancora più semplice. Prendiamo uno stampino per biscotti e ritagliamo.
e mi raccomando, questo qua non va buttato, potete mangiarlo così oppure aspettare il mio prossimo video dove vi farò vedere come riciclare sempre avanzi di pandoro. Prendiamo una teglia con la carta forno, appoggiamo sopra le stelline, ripassatele nel forno a 190 gradi per pochi minuti, meglio se ventilato, e giratele a metà cottura, devono biscottarsi, giusto il tempo di far diventare croccante il pandoro. Una volta che si sono biscottate per bene, le lasciamo nel forno spento a raffreddare e poi quando sono fredde andiamo a spolverare con dello zucchero a velo. Io spolvero solo alcune, non tutte quante. Queste stelline sono buonissime con il tè oppure con la cioccolata calda, perfette da inzuppare. Per gustare le mie stelline di pandoro ho preparato l'infuso alla cannella, che trovate la ricetta qui nel canale, buonissimo e semplicissimo da preparare. Che secondo me ci sta da Dio con questi biscotti. Assaggiamone uno? Sentite la croccantezza? Provate anche voi a preparare i biscotti oppure le girelli con il pandoro, scattate una bella foto e pubblicatela su Instagram utilizzando l'hashtag, cioè quella sbarra, ricette di Gabri. Io approfitto che il bimbo dorme e mi gusto questo infuso alla cannella che è delizioso con i biscottini di pandoro. Insomma, oggi ho condiviso con voi due golosissime ricette preparate con il pandoro e a breve vi farò vedere un'altra ricetta dove utilizzare gli avanzi delle mie stelline. Spero tanto che questo video vi sia piaciuto, se così è stato lasciate un bel mi piace e condividetelo con i vostri amici.